Ecco terminata la blusa, la maglietta vaporizzata. Come potete vedere e vi spiegherò durante il video, può essere realizzata in tutte le taglie perché partiamo da una catenella base di 31 punti. Effettuiamo questi aumenti ai lati e sul davanti sino a creare questo effetto plissé. Allo stesso modo lavoreremo la manicina, che potrà essere corta o, se vi piace, la potete allungare. Il davanti e il dietro sono letteralmente identici. Andiamo a vedere nel video come si effettua questa lavorazione. Per la realizzazione di questo nuovo progetto io ho utilizzato il filato gustoso della Bertagna Filati. È un 100% cotone, 100 grammi sono 260 metri. Può essere lavorato con uncinetto ferri del numero 4. Io utilizzerò l'uncinetto del numero 4. Partiamo, questo capo può essere realizzato in tutte le taglie perché partiamo da una catenella base di 31 punti e il multiplo del punto che andremo a realizzare è di 6. Quindi andiamo col, col lavorare le 31 catenelle, quindi avremo una catenella base di 31 punti qui alla base del nostro collo. Poi sarà semplicissimo lavorarlo perché non è altro che gruppi di ventaglietti lavorati con le maglie alte in costa davanti o dietro a seconda del verso in cui vi trovate il lavoro, perché si lavorerà in giri di andata e ritorno che formeranno appunto tutte queste linee, questi canali che poi alla fine del lavoro sembrerà che avremo lavorato un plissettato. Che altro dirvi? Andiamo a vedere come realizzarlo. Avviate le 31 catenelle partendo dall'uncinetto lavoro 1, 2, 3 catenelle, filo sull'uncinetto partendo dalla base dell'uncinetto 1, 2, 3, vado nella quarta catenella e mi vado a lavorare una maglia alta. E lavorerò una maglia alta in tutte le successive catenelle. Ho terminato di lavorare le 31 maglie alte sopra le 31 catenelle, adesso lavoro una, 2, 3 catenelle, volto il lavoro, filo sull'uncinetto, salto 2 maglie alte, vado nella successiva e mi lavoro 2 maglie alte, una, 2, una catenella di separazione e altre 2 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi una e 2, filo sull'uncinetto, salto 2 maglie alte, vado sopra la successiva e mi lavoro una maglia alta in costa dietro, cioè inserisco l'uncinetto, lo faccio passare sopra la maglia alta, estraggo il filo e la lavoro. Filo sull'uncinetto, salto altre 2 maglie alte, vado nella successiva e mi lavoro le 2 maglie alte, la catenella e le 2 maglie alte. Quindi 2, la catenella, 2 maglie alte nella stessa maglia di base, 1, 2, filo sull'uncinetto, salto 2 maglie alte, vado sulla successiva e mi lavoro nuovamente una maglia alta in costa dietro e così per tutto il giro. Termino il giro con una maglia alta sopra l'ultima maglia alta del giro sottostante. Poi lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3, volto il lavoro, vado nel primo arco di una catenella e mi lavoro
2 maglie alte, una, 2, una catenella, altre 2 maglie alte, una e 2, filo sull'uncinetto, vado sopra la maglia alta che nel giro precedente abbiamo lavorato in costa dietro, ma adesso lavoreremo in costa davanti, quindi inseriamo l'uncinetto da dietro verso il davanti, estraiamo il filo e la lavoriamo. Come potete vedere si sta formando come un cordoncino. Vado nell'arco successivo di una catenella e lavoro nuovamente 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una e 2, e lavoro così per tutto il giro. Termino il giro lavorando una maglia alta sopra l'ultima maglia alta del giro sottostante. Poi lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3, volto il lavoro, vado nel primo arco di una catenella e mi lavoro 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, quindi una, 2, una catenella, altre 2 maglie alte nello stesso arco, una e 2, filo sull'uncinetto, vado sopra la maglia alta e me la lavoro in costa dietro, una catenella, nuovamente filo sull'uncinetto e ripasso sopra la stessa maglia alta, me ne lavoro un'altra in costa dietro. Così ho effettuato un aumento. Filo sull'uncinetto, vado nell'arco successivo, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, e lavoro così per tutto il giro sino a creare anche qui sulla penultima maglia in costa l'aumento. Quindi vado sulla successiva e la lavoro in costa normale, quindi una sulla maglia alta senza effettuare l'aumento, 2 maglie alte, una, 2, una catenella, 2 maglie alte, una e 2, filo sull'uncinetto, vado sopra la maglia alta e la lavoro in costa dietro o in rilievo, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una, 2, sull'ultima maglia alta mi vado a creare l'aumento, quindi inserisco l'uncinetto da dietro sul davanti, estraggo il filo e ho lavorato la maglia alta in costa dietro o in rilievo, scusatemi, una catenella, lavoro nuovamente una maglia alta, vado nell'arco successivo, mi lavoro le 2 maglie alte, la catenella, le 2 maglie alte, una, 2, chiudo il giro con una maglia alta sopra l'ultima maglia alta del giro sottostante. 3 catenelle, 1, 2,
3 e volto il lavoro. Come potete vedere abbiamo lavorato l'aumento sopra la prima maglia alta in rilievo, in costa e sopra l'ultima, quindi le maglie alte laterali. Filo sull'uncinetto, vado nel primo arco di una catenella e mi lavoro 2 maglie alte, una, 2, una catenella e 2 maglie alte. Filo sull'uncinetto, lavoro una maglia in costa davanti, filo sull'uncinetto, vado nell'arco di una catenella e lavoro 2 maglie alte, una, 2, una catenella di separazione, 2 maglie alte nello stesso arco, una, 2, filo sull'uncinetto, maglia alta in costa davanti, filo sull'uncinetto, nuovamente nell'arco di una catenella mi lavoro le 2 maglie alte, una, 2, catenella, 2 maglie alte, così sino alla fine del giro, ricordandovi di lavorare la maglia alta in costa davanti nell'arco di una catenella qui, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, maglia alta in costa davanti. Termino il giro con una maglia alta sopra l'ultima maglia alta del giro sottostante. Poi lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3 e volto il lavoro. Lavoro nuovamente nell'arco di una catenella le 2 maglie alte, una, 2, una catenella, 2 maglie alte, una, 2, filo sull'uncinetto, lavoro la successiva maglia alta in costa dietro, quindi prendendo il filo dietro, filo sull'uncinetto, vado nel successivo arco di 2 catenelle e mi lavoro 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, filo sull'uncinetto e mi lavoro la maglia alta in costa dietro, e così sino alla fine del giro. Termino il giro con l'ultima maglia alta sopra l'ultima maglia del giro sottostante, 3 catenelle, 1, 2, 3 e volto il lavoro. Nel primo arco di una catenella lavoriamo sempre 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, una, 2. Poi lavoro la maglia alta in costa davanti, quindi passo da dietro alla maglia alta, estraggo il filo e la lavoro. Nell'arco successivo nuovamente 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, maglia alta in costa davanti, arco successivo 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una, 2, la catenella e le 2 maglie alte, una e 2.
Adesso sopra, ecco come si inizia a presentare il lavoro. Adesso noi abbiamo 7 gruppi di 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Abbiamo 7 gruppi, quindi lavorati i primi 3 gruppi, 1 2 3. Sul quarto gruppo ai lati andiamo ad effettuare i nostri aumenti. Sopra le maglie alte, in costa, davanti o dietro, come si presenta il giro. Quindi qui andremo ad effettuare un nuovo aumento come abbiamo fatto in precedenza. Quindi vado a lavorarmi la maglia alta in costa davanti, lavoro una catenella, nuovamente la maglia in costa davanti ed abbiamo effettuato l'aumento. Poi lavoro nell'arco successivo le 2 maglie alte, una, 2, la catenella e le 2 maglie alte. Sopra la maglia alta in costa successiva mi vado a lavorare il nostro aumento. Quindi maglia alta in costa davanti, una catenella, maglia alta in costa davanti, sopra la stessa maglia del giro, e poi termino il giro con le maglie così come mi si presentano, come abbiamo lavorato l'inizio del giro. Termino il giro con la maglia alta sopra l'ultima maglia alta, lavoro le 3 catenelle, 1 2 3, volto il lavoro e riprendo la lavorazione così come mi si presenta. Quindi nell'arco di una catenella mi vado a lavorare le 2 maglie alte, la catenella di separazione e le 2 maglie alte, una e 2. Successivamente mi trovo la maglia alta in costa dietro e la lavoro e proseguo così per tutto il giro. Nell'arco di una catenella, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, sopra la maglia alta in costa dietro la lavoro e lavoro 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte anche nell'arco successivo dove abbiamo creato il nostro aumento. Termino il giro con l'ultima maglia alta sopra l'ultima maglia del giro sottostante, lavoro le 3 catenelle, 1 2 3, volto e lavoro e mi lavoro questo giro così come mi si presenta. In ogni arco di una catenella mi vado a lavorare le 2 maglie alte, 1 2, la catenella di separazione, le 2 maglie alte, 1 2, maglia alta in costa davanti e proseguo così per tutto il giro. Voglio farvi vedere un attimo dove nel giro sottostante abbiamo creato l'aumento e poi abbiamo lavorato le 2 maglie alte, la catenella e le 2 maglie alte tra le 2 maglie in costa, quindi il nostro aumento. Quindi lavoriamo questo giro tutto così come si presenta. Terminiamo il giro con una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, lavoro le 3 catenelle, 1 2 3 e volto il lavoro. Adesso faremo un giro di aumenti, quindi vado nel primo arco di una catenella e mi lavoro le 2 maglie alte, 1 2, la catenella di separazione, le 2 maglie alte, 1 e 2, filo sull'uncinetto, vado sulla successiva maglia in costa e faccio l'aumento, quindi lavoro una prima maglia alta in costa,
una catenella di separazione, lavoro la seconda maglia alta in costa, poi lavoro il successivo gruppo di maglie alte separate da una catenella, 2 maglie alte, 1 e 2, lavoro la maglia alta in costa, lavoro il successivo gruppo di 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, lavoro la maglia alta in costa, questo sino ad arrivare al centro del lavoro. Ecco qui, questa è la dritta del lavoro dove abbiamo le maglie in rilievo che formano i canaletti. Quindi mi fermo un attimo per spiegarvi meglio. Allora, abbiamo aumentato la prima maglia alta in costa che ci troviamo, poi dobbiamo andare ad aumentare sempre ai lati della maglia alta centrale. Qui, questo è il gruppo centrale, quindi noi lavoreremo tutto uguale così come si presenta, aumentando solo la prima e le maglie alte in costa centrali al gruppo, come abbiamo fatto nei giri precedenti. Quindi andremo ad aumentare solo queste 2 maglie ai lati del gruppo centrale di maglie alte e la maglia in costa laterale. Quindi adesso dobbiamo raggiungere il centro del lavoro. Quindi continuo con lavorando nell'arco successivo le 2 maglie alte, la catenella e le 2 maglie alte, lavoriamo la maglia in costa, nuovamente i gruppi di 2 maglie alte, la maglia alta in costa, e qui dovremo effettuare l'aumento perché girando il lavoro siamo giunte al gruppo centrale. Questo è sempre il gruppo centrale del lavoro, quindi su questa maglia alta in costa noi lavoreremo l'aumento, quindi lavoro una catenella e lavoro nuovamente la maglia alta in costa, poi lavoro il gruppo di maglie alte, quindi una, 2 maglie alte, la catenella di separazione, 2 maglie alte, sopra la maglia alta in costa successiva mi vado ad effettuare l'aumento, quindi lavoro la prima maglia, una catenella, lavoro la seconda maglia, sempre sulla stessa maglia di base, poi procedo nella lavorazione le maglie così come mi si presentano e sull'ultima maglia alta in costa effettuerò l'aumento, quindi una maglia alta in costa dietro, una catenella, una maglia alta in costa dietro. Termino il giro con la maglia alta sopra la maglia alta sottostante, 3 catenelle, 1, 2, 3 e volto il lavoro. Vado a lavorarmi i gruppi
di 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, nel primo arco di una catenella, 1, 2, una catenella, 2 maglie alte, una e 2. Filo sull'uncinetto, mi lavoro la prima maglia alta in costa davanti, nell'arco di una catenella mi lavoro il gruppo di 2 maglie alte, una, 2, la catenella di separazione, altre 2 maglie alte, una e 2. Poi mi lavoro la successiva maglia alta in costa. In questo modo ho lavorato il nostro aumento. La stessa cosa lo effettuerò al centro del lavoro. Tra le maglie in costa mi andrò a lavorare il gruppo di 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte ai lati del gruppo centrale. Termino il giro con la maglia alta sopra la maglia alta. Lavoro 2 catenelle, 3 catenelle, scusatemi, 1, 2, 3, volto il lavoro e lavoro le maglie così come mi si presentano. Nell'arco di una catenella i gruppi di 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, maglia alta in costa dietro e la lavoro. Gruppo successivo, nell'arco di una catenella nuovamente i gruppi di 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, e dobbiamo procedere così sino ad arrivare all'altezza del sottobraccio. Ogni 2 giri da quando abbiamo effettuato l'aumento, ogni 2 giri effettueremo un aumento soltanto ai lati del lavoro, qui e sopra al centro dei gruppi della maglia centrale, questo gruppo qui. Soltanto qui noi effettueremo i nostri aumenti, quindi ai lati dei gruppi di 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte centrali effettueremo l'aumento come in questo caso, e sulle maglie laterali ogni 2 giri effettueremo questo aumento, così come l'ho fatto io in questo caso. Vedete, ho sempre aumentato sul gruppo centrale delle maglie ai lati e ho aumentato soltanto la maglia alta in costa che ci troviamo all'inizio del lavoro ogni 2 giri sino a raggiungere l'altezza del sottobraccio. Quindi adesso lavoreremo questi aumenti, scusate sempre se sono ripetitiva, ma cerco di essere quanto più chiara possibile. Quindi adesso noi effettueremo gli aumenti solo al centro dei gruppi delle maglie e ai laterali. Quindi questi aumenti verranno effettuati sino a raggiungere il sottobraccio, quindi di conseguenza l'ampiezza anche del nostro seno. Io ho raggiunto l'altezza del mio sottobraccio. Giro un attimo il lavoro per spiegarvi più chiaramente. Allora, questo abbiamo detto è la parte che va sotto al collo. Quando dico l'altezza del sottobraccio, la punta, questa punta qui, deve arrivare al sottobraccio. Quindi
Anche se la parte davanti dovesse scendervi sotto al seno, non preoccupatevi, l'importante è che questa punta vada qui al sottobraccio. Adesso continuiamo. Lavoro 3 catenelle, 1 2 3 e volto il lavoro. Vado a lavorarmi nel primo arco di una catenella le 2 maglie alte, una 2, una catenella di separazione, 2 maglie alte. Poi lavoro la maglia in costa dietro e nel successivo arco di 2 catenelle vado di una catenella, scusatemi, vado a lavorarmi 3 maglie alte, non più 2, quindi lavoro una, 2, 3 maglie alte, una catenella di separazione, 3 maglie alte, una, 2 e 3. Lavoro la maglia alta in costa e procedo così per tutto il giro. Termino il giro lavorando nell'ultimo arco di una catenella, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte ed una maglia alta sopra l'ultima maglia del giro sottostante. Mentre negli altri archi abbiamo lavorato 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, all'inizio e alla fine del giro lavoreremo sempre come abbiamo lavorato all'inizio del lavoro, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Adesso lavoriamo 3 catenelle, 1 2 3 e volto il lavoro. Nell'arco di una catenella lavoro sempre le 2 maglie alte, quindi una, 2, la catenella di separazione, 2 maglie alte, una e 2. Filo sull'uncinetto, lavoro la maglia in costa davanti, filo sull'uncinetto, salto la prima maglia alta, lavoro una maglia alta sopra la seconda maglia alta, lavoro una maglia alta sopra la terza maglia alta, lavoro una maglia alta nell'arco di una catenella, una catenella di separazione, di nuovo una maglia alta nell'arco di una catenella, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, salto la terza maglia alta, lavoro la maglia alta in costa e procediamo così per tutti gli altri archi, quindi per tutto il giro. Ho terminato il giro lavorando nell'ultimo gruppo di maglie alte, le 2 maglie alte, la catenella e le 2 maglie alte, l'ultima maglia alta. Adesso lavoro le 3 catenelle, 1 2 3 e volto il lavoro. Nel primo arco di una catenella lavoriamo sempre 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, 3 e 4. Lavoro
la maglia alta in costa dietro, salto la prima maglia alta del successivo gruppo di 3 maglie, quindi salto la prima, lavoro la seconda, lavoro una maglia alta sopra la terza, lavoro 2 maglie alte nell'arco di una catenella, quindi una e 2, una catenella di separazione, lavoro nuovamente 2 maglie alte nell'arco, una e 2, lavoro una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, salto la terza maglia alta e lavoro la maglia alta in costa. Quindi ci ritroviamo con 4 maglie alte, una catenella, 4 maglie alte e lavoriamo così sino a terminare il giro. Terminato il giro, lavoro una, 2, 3 catenelle, volto il lavoro, lavoro sempre nel primo arco di una catenella, 2 maglie alte, una, 2, una catenella di separazione, 2 maglie alte, una e 2. Lavoro la maglia alta in costa davanti, quindi inserisco l'uncinetto dietro la maglia e poi estraggo, salto la prima maglia alta del gruppo di 4, quindi vado sopra alla seconda maglia alta e la lavoro, lavoro la terza maglia alta, lavoro la quarta maglia alta, vado nell'arco di una catenella e mi lavoro 2 maglie alte, una e 2, una catenella di separazione, ripeto 2 maglie alte nell'arco, una e 2, lavoro la prima maglia alta, lavoro la seconda, lavoro la terza e salto la quarta maglia alta e vado a lavorarmi la maglia alta in costa. Quindi adesso ci ritroviamo con 5 maglie alte, saltiamo la prima maglia alta, lavoriamo la seconda, la terza, la quarta e vado a lavorarmi 2 maglie alte nell'arco sottostante di una catenella di separazione, 2 maglie alte nell'arco, lavoriamo la prima, la seconda, la terza maglia alta, quindi formiamo un gruppo di 5 maglie alte, salto una maglia alta e mi lavoro la maglia alta in costa, così sino a terminare il giro. Terminato il giro, lavoro le 3 catenelle, 1, 2, 3, voltiamo il lavoro. Nel primo arco di una catenella lavoro nuovamente le 2 maglie alte, 1, 2, una catenella, 2 maglie alte, 1, 2, lavoro la maglia alta in costa, questa volta è dietro, poi salto la prima maglia alta e mi vado a lavorare la seconda maglia alta, poi lavoro la terza maglia alta,
lavoro la quarta maglia alta, lavoro la quinta maglia alta ed ho lavorato le prime 4 maglie alte. Poi lavoro una maglia alta nell'arco di una catenella di separazione, una maglia alta e ripeto, lavoro le prime 4 maglie alte del gruppo successivo, quindi una, 2, 3 e 4. Mi ritrovo con 5 maglie alte. Mi lavoro la maglia alta in costa. Nuovamente salto la prima maglia alta, lavoro le successive 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, lavoro una maglia alta nell'arco di una catenella di separazione e ripeto una maglia alta e lavoro le successive 4 maglie. Adesso lavoriamo in questo modo in giri di andata e di ritorno sino a raggiungere l'altezza, cioè la lunghezza che noi preferiamo. Ricordatevi sempre di lavorare le prime 4 maglie alte e una maglia alta nell'arco di una catenella. Quindi abbiamo i gruppi di 5 maglie alte, una catenella, 5 maglie alte e la maglia in costa, che sia dietro o che sia maglia alta in costa davanti. Ci rivediamo dopo. Io ho raggiunto la lunghezza che desideravo e mi sono fermata. Allo stesso modo lavorate il davanti. Ecco come inizia a presentarsi. Come potete vedere sembra un plissé. In effetti le maglie alte in costa con la lavorazione delle maglie alte formano questo motivo qui. Quindi lavoriamo anche il davanti e ci rivediamo dopo. Io ho terminato di lavorare anche il mio davanti, adesso provvedo col cucire il davanti con il dietro sul rovescio del lavoro e vado a cucirmi fino a dove abbiamo effettuato l'ultimo aumento, quindi il sottobraccio. Come sempre infiliamo il nostro ago, avviciniamo le due parti e cerchiamo di farle combaciare quanto più è possibile. Quindi inserisco l'ago qui alla base della catenella della prima maglia alta del lato opposto e tiro. Poi vado, visto che ai bordi abbiamo sempre tutte maglie alte, vado al centro della maglia alta di un lato facendola combaciare con il centro della maglia opposta. La stessa cosa, vado alla base della maglia alta e lo faccio combaciare con la base della maglia alta del lato opposto e cucio così sino a raggiungere il sottobraccio, che corrisponderebbe all'ultimo aumento che abbiamo fatto per il nostro sottobraccio. Ho terminato di cucire il mio laterale sino al sottobraccio, adesso passiamo a vedere come realizzare la nostra manica. Per la manica dobbiamo prendere la misura, i centimetri che vanno da questo punto qui della spalla sino a dietro. Della spalla non è corretto perché in effetti la spalla è questa, quindi da un po' più giù della spalla qui sino al lato opposto. Nel mio caso io mi trovo a dover mettere 43 catenelle per 22 centimetri, quindi avvio come ho lavorato
per il davanti e il dietro la mia catenella, quindi su 22 centimetri mi trovo una catenella di 43 punti, lavoro 43 maglie alte ed inizio la lavorazione come abbiamo fatto per il davanti e il dietro, con l'unica differenza che il lavoro non lo aumenteremo sul davanti, ma aumenteremo solo ai lati. Dovremo aumentare solo ai lati le maglie alte subito dopo i gruppi di 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, la maglia alta subito dopo, in modo da formare appunto questo cordone, ma gli aumenti, come vi ripeto, verranno effettuati solo qui, sino a raggiungere il sottobraccio, e poi naturalmente potrete continuare la lunghezza che più vi piace. Nel mio caso io ho lavorato, dopo aver cucito al sottobraccio, ho lavorato giusto 4 giri in più, perché una volta che avete raggiunto il sottobraccio dovete proseguire dritto, proprio come abbiamo lavorato il nostro davanti e dietro, con l'unica differenza che, vi ripeto ancora una volta, dovrete aumentare solo il laterale, solo la maglia alta a destra e a sinistra del lavoro. Il centro dovrà essere lavorato così come si presenta.